benvenuti a un nuovo video del Pit. Allora, innanzitutto vi ringraziamo perché abbiamo proprio notato che è anche bello ogni tanto fermarsi qua nel salotto del Pit e chiacchierare di argomenti che poi alla fine risultano molto interessanti e stimolano, diciamo, il dibattito, È vero, che è è una cosa vero. bella. Infatti questo è il secondo video che facciamo di questo tipo perché l'altra volta il riscontro che ha avuto è stato molto bello, Sì, soprattutto per noi, ci ha fatto davvero piacere. è vero. Quindi abbiamo deciso di continuare il cammino. Sì, Oggi vi parliamo di un caso che apparentemente potrebbe essere il classico caso crime. Investigatori, polizia, inquirente, assassino, chi sparisce, quindi ci sono tutti gli ingredienti, ma c'è un ingrediente fondamentale nella storia che stiamo per raccontarvi che ovviamente ci ha fatto dire ok, parliamo di questa roba perché è davvero intripposa. Questo ingrediente è il paranormale. assolutamente sì, ma partiamo un attimino da prima. Questo caso di cui vi parleremo a breve riguarda una sparizione, cioè delle persone che spariscono nel nulla, cioè forse voi non lo sapete o magari lo sapete, ma ogni giorno spariscono milioni di persone nel nulla, senza lasciare più alcuna traccia. Lo so che vi sembra assurdo, perché comunque tutti noi siamo immersi nelle nostre vite, nella nostra routine quotidiana e non ci rendiamo conto che in realtà c'è qualcos'altro che avviene sotto i nostri occhi senza che noi ce ne rendiamo conto. Pensate che solo in Italia ogni giorno spariscono 28 persone nel nulla. Non vi sembra assurda questa cosa? A me sinceramente sì, e al pensarci, se mi fermo un attimo e penso a questa cosa, mi vengono i brividi, perché sparire nel nulla è un qualcosa che va oltre la paura, cioè è proprio un qualcosa di inimmaginabile. Sì, è Pensare vero. che una persona da un momento all'altro non ci sia più. Ma non perché purtroppo è morta o sparita, cioè non si hanno più E notizie. a volte è peggio. Cioè lasciare punti di domanda è peggio che avere una realtà magari brutta, cruda davanti agli occhi, però proprio sparire nel nulla, raga. E la storia che vi vogliamo raccontare oggi riguarda una scomparsa non di una singola persona, ma di un gruppo, più precisamente di una famiglia, la famiglia Jamison. Tutto ebbe inizio nel 2009, più precisamente l'8 ottobre del 2009. Quel giorno Bobby Jamison e la moglie Sherilyn dovevano recarsi in campagna, in una campagna dell'Oklahoma, perché avevano un importante appuntamento con un agente immobiliare. Infatti la famiglia aveva deciso di acquistare un lotto di terreno fuori dalla città, in modo da poter ogni tanto uscire, liberarsi dal frastuono ovviamente tipico di una città. Quindi quel giorno la famiglia si è preparata, hanno preparato la loro figlia di 6 anni, Madison, e si sono avviati con il loro furgoncino verso la destinazione, verso l'appuntamento che avevano. E vi sembrerà assurdo, raga, ma la narrazione finisce qua. Della famiglia composta da 3 persone non si seppe più nulla. Sparirono letteralmente nel nulla su questa strada di campagna. È ovvio che di primo acchito può sembrare la classica situazione di una scomparsa normale, ma state molto attenti a dei dettagli insoliti che rendono la storia davvero inquietante. Per prima cosa, infatti, va sottolineato che per circa un mese dal giorno della loro scomparsa nessuno aveva denunciato la loro sparizione, nemmeno i parenti più stretti della famiglia Jamison. Nessuno. Solamente dopo alcuni parenti mossi dallo scrupolo, allora denunciarono la scomparsa alla polizia, ma semplicemente perché né il cellulare di Bobby né quello della moglie Sherilyn erano raggiungibili. E pensate che ci volle quasi una settimana prima che lo sceriffo riuscisse a ritrovare il furgoncino con cui la famiglia si stava dirigendo verso l'appuntamento di quel famoso 8 ottobre del 2009, nonostante alcuni parenti gli avessero detto con chiarezza dove sarebbe avvenuto l'incontro. Ma questo perché? Perché il luogo
in cui questo furgoncino è stato ritrovato non era il luogo dove sarebbe dovuto avvenire l'incontro. Era sulla strada per andare verso questa destinazione, ma completamente in mezzo al nulla, circondati dalla boscaglia, non vi erano case, non vi erano fattorie, non vi era nulla che potesse giustificare un arresto del veicolo in quel punto. Ma le stranezze continuano, soprattutto legate al mezzo di trasporto. I poliziotti, quando sono arrivati, hanno visto questo furgoncino parcheggiato a bordo strada e ovviamente i corpi delle persone non c'erano, ma hanno trovato immediatamente il cane della famiglia che era ancora vivo, stava per morire purtroppo di fame e di sete perché era già ormai da tantissimo tempo che era lì. Subito si sono accorti che non c'erano segni di scasso, segni di effrazione, quindi tutto sommato il furgoncino era perfettamente intatto. Una volta entrati all'interno hanno visto che c'erano una serie di elementi che rendono questa storia davvero strana. Per esempio, Guardate, sta venendo i brividi solo al pensiero. la prima cosa che gli è saltato agli occhi è il fatto che c'erano tutti i vestiti della famiglia. E quindi si sono fatti anche un ragionamento perché hanno detto perché spogliarsi così tanto quando alla fine stiamo parlando di ottobre, non è che era piena estate. Poi hanno trovato una borsa piena di soldi, ben $32.000. Sì, sotto al sedile del guidatore. Oh. Documenti, cellulari, quindi tutto lasciato sul furgoncino. Sul cellulare di Bobby hanno trovato una foto che per quanto mi riguarda è decisamente inquietante. Ritrae la figlia, posso dire, imbronciata, triste, cioè ha una smorfia facciale, io ve la metto, strana, sembra che stia per piangere, una cosa del genere. Sì, molte persone su internet hanno scritto proprio che l'espressione della figlia era un'espressione non bella. Sì, poi ha le braccia conserte, è scattata abbastanza lontano. Ovvio che poi la fantasia galoppa e tanti hanno detto ok, è stata scattata poco prima che poi gli succedesse qualcosa. Comunque, fidatevi, è tutto, come dire, ricoperto da un alone di mistero non indifferente. A questo punto era chiedersi che fine ha fatto questa famiglia. Ma le stranezze, raga, sono a malapena all'inizio. Bene. Perché da adesso in poi la polizia ovviamente ha iniziato a interrogare tutte le persone che avevano a che fare con la famiglia Jamison e per primi sono stati interrogati i vicini di casa. I vicini di casa infatti affermarono tutti quanti che nelle ultime settimane prima della scomparsa tutta la famiglia Jamison aveva, come dire, dei comportamenti molto strani, particolari. E da sottolineare la confessione di una vicina in particolare, che ha rivelato alla polizia che la moglie di Bobby le aveva confessato che in casa loro, negli ultimi tempi, avvenivano cose strane. Lei li ha definiti fenomeni paranormali e erano convinti sia lei che il marito Bobby che nella casa in cui vivevano vi fossero dei fantasmi. Addirittura si erano interfacciati con un esorcista che sarebbe dovuto venire in casa loro da lì a pochi giorni, ma purtroppo poi sono spariti. Ovviamente la polizia è andata a controllare la casa Jamison, ma anche in questo caso, come per l'auto, non sono stati ritrovati segni di effrazione, segni di furto, segni di violenza. Tutto era all'apparenza normale. Tutto faceva pensare a una scomparsa volontaria di questa famiglia. Da qui nascono una serie di teorie che adesso vi vogliamo raccontare per discuterne insieme. La prima teoria è che la famiglia è entrata a far parte del programma di protezione dei testimoni. Per chi non sapesse di che cosa si tratta, in Italia abbiamo sovente degli esempi del genere quando ci sono i testimoni di mafia, quindi persone che magari testimoniano contro associazioni a delinquere molto grosse, potenti, entrano in questi programmi, quindi cambiano addirittura nome, cognome, carta d'identità, vanno a vivere in luoghi dove nessuno sa dove sono andati. Quindi Nessuno. in base a questa teoria però mi verrebbe da pensare che quindi loro hanno inscenato una scomparsa.
hanno inscenato una scomparsa, probabilmente questa teoria dice magari hanno testimoniato in un processo molto pericoloso, per esempio di mafia, e quindi sono spariti dall'altra parte del mondo, hanno cambiato nome e cognome, si rifanno una vita. Però c'è gente che ha già confutato questa cosa, perché dicono, sì, ma perché lasciare innanzitutto il furgone lì a bordo strada, lasciare tutti i soldi sul furgone e andarsene via nudi? Sì, no, nudi più che altro, cioè... Poi dai un po' nell'occhio, se sei un testimone magari, ecco, No. ci andrei col cappello, il naso e i baffi finti almeno, cioè non tipo Vabbè. Forrest Gump. Vabbè, quindi questa è la Ok. prima teoria, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, ma io la scatterò. La seconda teoria che ho letto è che questa scomparsa sia legata a un vecchio processo che Bobby Jamison aveva contro suo padre. Molti pensano che per colpa di questo processo lui sia scomparso perché il padre di Bobby lo aveva minacciato di morte. Diciamo che però i primi a scartare questa teoria sono stati proprio i poliziotti. Secondo loro, a priori, non erano elementi che in qualche modo potevano centrare con la scomparsa dell'intera famiglia. Però adesso, secondo me, arrivano le teorie che mi hanno lasciata più sbigottita. Esatto. Ed è il motivo per il quale anche io e lui ci siamo messi a parlare di questa cosa e vorremmo sapere la vostra ipotesi. La mamma di Bobby è sempre stata convinta che la famiglia sia sparita a causa di una setta satanica, perché nella zona dove dovevano fare l'incontro erano usciti degli articoli sul giornale proprio che erano zone frequentate da satanisti che frequentavano, praticavano messe nere. E quindi questa teoria potrebbe già avere un senso logico, perché dei soldi non te ne fai niente, cellulari, cioè ci può stare. E anche il fatto che sei uscito nudo. Anche perché ragazzi magari sono partiti con buone intenzioni, sono stati magari Sì. fregati e poi sono finiti. In più a sostenere questa teoria c'è anche il fatto che da lì a alcuni tempi dopo sono stati ritrovati dei cadaveri, delle ossa di 3 persone proprio sotto al bosco vicino al luogo in cui è stato ritrovato il furgoncino. Non si sa, però non abbiamo voluto esporre questa notizia perché molti sostengono che sia in realtà non proprio una fake news, ma che non c'entri con il caso della famiglia Jamison. Ok. Quindi prendetela con le pinze questa cosa. Un'altra teoria, sempre legata al mondo paranormale, è il fatto che molti sono convinti che la famiglia sia scomparsa per questi fenomeni paranormali che aveva in casa. Soprattutto i vicini dicono che la famiglia era molto spaventata e non aveva più voglia di continuare a vivere in quel luogo e che secondo loro questi spiriti li abbiano indotti a andarsene via, a scappare e che probabilmente li abbiano seguiti. Questa teoria è strana per me concepirla come una possibilità, una motivazione plausibile alla scomparsa di una persona. È incredibile, cioè se pensate qui da noi, sto parlando dell'Italia proprio perché non ho esempi di altre nazioni, vivo qua, sarebbe impensabile che la polizia possa in qualche modo valutare un'ipotesi del genere. In America, dove è avvenuto questo fatto misterioso, e la polizia invece ne tiene conto. L'ha preso in considerazione. L'ha preso in considerazione. E questa cosa è quello che mi ha più di tutti fatto venire la pelle d'oca, perché se la polizia la prende in considerazione vuol dire che non è un argomento tabù. Non è un argomento di cui vergognarsi, di cui essere derisi o peggio ancora un argomento per la quale se tu mai dicessi per me sono scappati per colpa dei fantasmi vieni poi deriso, etichettato come pazzo fuori di testa, ecco. No, anzi lo sceriffo e la polizia hanno vagliato questa ipotesi, come molto vagliata l'ipotesi della setta satanica, assolutamente. Ma Debbie Topo cosa ne pensa? Debbie io? Sì. Io sono più per la setta satanica. Ah, ok.
sono più per quella, perché allora... Beh, per i fantasmi come vedresti il quadro? È ovvio che non è che è il fantasma che ti fa sparire. Quindi che tu impazzisci perché hai troppe presenze in casa e massacri la famiglia, tipo Amityville? È un Ronnie DeFeo 2? Oddio, Magari ha ucciso guarda, la ho i famiglia e poi si è brividi, fatto fuori lui. non lo so. Metti i brividi però. Anche perché se avevano l'intenzione avevano un appuntamento con una persona per comprarsi una nuova casa, perché arrivare adesso a compiere un atto del genere? Esatto, Cioè, di se uccidersi. c'era probabilmente una possibile soluzione dietro l'angolo, cioè il trasferimento, che quindi avrebbe cambiato la loro vita e probabilmente li avrebbe liberati, anche nel caso in cui ci fossero state Delle delle presenze. presenze all'interno della loro casa, perché? E soprattutto, dato che alcuni vicini hanno detto che avevano addirittura contattato un esorcista che sarebbe dovuto venire, perché? No, io sono d'accordo con te. Avevano Saprai. avevano delle cose ancora da fare, da compiere, Sì, sì. prima di, ok, non c'è più niente da fare, Sì, sì. non ci libereremo mai di questi spiriti. Cioè, No. io sono più per la setta satanica. Anch'io. T'accosti, basta Sì. che te ne prendono uno, poi obblighi gli altri a denudarsi, uscire, andare nel bosco. Oppure le due cose si accavallano. Il cane è d'accordo. Ha detto la sua. Ok, quindi, esatto, cioè, magari uno dei componenti della famiglia, non lo so perché, Poi faceva parte. esatto, tipo il padre, Bobby, se sto dicendo una teoria, raga, assolutamente, cioè, No, niente infatti. di vero. Se Bobby fosse entrato a far parte di una setta satanica Porca miseria. e per colpa di determinati rituali fossero perseguitati da degli spiriti, da delle presenze, cioè magari le due teorie potrebbero in qualche modo mischiarsi. Sì, sì. Cioè le presenze in casa magari erano dovute al fatto che erano entrate a far parte di una setta satanica. Ah beh, magari facevano rituali, chissà che cosa. Hai capito? Allora, se la mamma e la bambina sono scese anche da quell'auto, entrambe, secondo me, si sono tolte i vestiti e se ne sono andate tranquillamente in mezzo alla boscaglia, era perché si fidavano di quello che stavano facendo. Beh sì, O comunque, lo volevano fare anche loro, vabbè, ma se ti puntano una pistola alla testa ci vai nel bosco nudo. appunto, ma o lo volevano fare, cioè di loro spontanea volontà, anche se mi chiedo come fai a far fare una cosa del genere a una bambina di 6 anni, di spontanea volontà, oppure chi gliel'ha fatto fare era una persona o che gli stava minacciando, oppure una persona di cui Della si famiglia. fidavano. Certo. Quindi o un amico che conoscevano, oppure era uno della famiglia. Perché se no io, perdonami, ma se ne vedo uno in mezzo alla strada, vestito di nero, che magari non lo so, mi intima di fermarmi, Schiacci. insomma, schiaccio, scusa. In tutti i sensi, lo schiaccio. No, però Ok, va bene. questa Allora, è la però mia idea, ecco. non vogliamo influenzarvi troppo. No. Scrivete nei commenti quale teoria appoggiate o se ne avete formulata una nuova. Perché, vedete, già Debbie faceva gli ibridi, mischiava teorie con teorie. Quindi voglio sapere nei commenti che impatto ha avuto su di voi questa storia o se già la conoscevate, però soprattutto cosa ne pensate. Qual è secondo voi la vostra teoria? Noi nel frattempo scoveremo su internet altre storie, Sì. magari altre cose di questo genere su Sì. cui parlarne insieme e discuterne. Sì, lasciate Perché, like. Raga, fidatevi che cioè, mettono i brividi le case infestate, mettono i brividi andare a fare le indagini, mette i brividi. Certo. Ma di fronte a queste vicende, raga, non è nulla. Non è nulla. Cioè io mentre leggevo questa storia avevo dei brividi che mi correvano dalla testa ai piedi perché cavolo, cioè, è inquietante, cosa vi devo dire? È inquietante, vero. Lasciate un like a questo video, così sapremo che ne dovremo fare altri, perché vi stanno piacendo. Commenti, assolutamente. Sì. Iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti. E ci vediamo col prossimo video. Yes.